Se vi siete persi il video precedente, eravamo a Rabat, la capitale del Marocco, dove Lisa purtroppo non è stata benissimo, però siamo comunque sia riusciti a vederla molto bene, è una bellissima città, ve la consiglio. In questo episodio invece siamo arrivati a Chefchaouen, famosissima città blu, quindi godetevi il video. Ok, siamo arrivati a Chefchaouen, come si vede dal colore, anche se non si vede molto. Siamo questa strada qui a portare le valigie, è un casino, cioè è un casino portare le valigie per queste strade, farà molto ridere. Vediamo se la mia valigia sopravvive. Vabbè, perché il problema principale è che vabbè, questa adesso è discesa, ma domani al ritorno che sarà salita farà boom! Ora non ce la faccio indicarvela, però comunque sia, perché ho una mano occupata con una mano col telefono, però comunque sia è veramente gigantesca e soprattutto molto meno blu di quanto si pensi e molto più grande di quanto si pensi. Allora, io pensavo fosse veramente molto piccola, ma molto più blu. Ciao bombette! Ok, siamo arrivati e la mia valigia è ancora sana. Un po' in tre e qua è tutta la parte sopra. E ora cerchiamo le varie stanze, mi faccio una bella doccia perché puzzo di maledetto. Concordo. Puzza tantissimo. E basta, poi andiamo a mangiare. Ok, siamo arrivati. Stanza, quindi camera da letto, cioè in realtà letto. Qui abbiamo una bella sedia, bella sporchetta, ma va bene. Anche qui c'è un frigo che non funziona, ma Lisa l'ha appena attaccato. Mo vediamo se parte. Secondo me è rotto. È partito? Perfetto. Situa bagno. Lavandino che è piccolissimo, ma vabbè. Gabinetto, che almeno abbiamo una finestra che dà sulla città, perché di solito sono sempre all'interno del Riyadh. Vabbè. E doccia. È molto grande in realtà. È tutta molto grande, anche se quella macchia di umido ogni volta mi preoccupa un pochetto. Cioè, ogni volta mi preoccupa un pochetto. Cioè, io non avrei mai detto che a Chefchaouen ci sia stata così tanta, cioè ci sia così tanta vita. Pazzesco sto posto. Cioè c'è un botto di gente, raga. Ha un botto. Ok, allora poi siamo tornati in camera, abbiamo dormito, abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto colazione. Però volevo dirvi una cosa, siamo andati a mangiare in un posto molto carino, si chiama Bilmos, che ha praticamente anche la pasta senza glutine, Barilla, e l'hanno cotta veramente bene. Quindi se passate per Chefchaouen, passate per Bilbos, è in piazza praticamente. Ma è vero, Bilmos, non Bilbos. Ora giriamo Chefchaouen, città blu. Però prima un momentino super quark. Praticamente all'inizio la città si chiamava Chaouen perché in pratica voleva dire vette. Poi con l'Inquisizione spagnola l'hanno cambiata in Xaouen con la X, per poi ritornare a chiamarla Chefchaouen, che vuol dire guarda le vette. Chefchaouen è nata nel 1424 per far sì che le tribù berbere potessero attaccare le truppe portoghesi che erano a distanza cheuta, ma poi appunto ci fu l'Inquisizione spagnola che rimase qui fino al 1956, come appunto perché poi divenne indipendente tutto quanto il Marocco in generale. Ok, ho fatto un attimino shopping, ho comprato sta cosina, è leggera, carina, lunga, eccetera. Intanto c'è Lisa che mi sta tenendo tipo tutto il gimbal. Stiamo provando il gimbal, che poi appunto ne parliamo anche in un altro video un po' come è andata. Quanto cazzo sono arrivato? Le differenze da ieri sera a questa mattina, totalmente deserta. Ok, in realtà non c'è moltissimo da guardare a Chefchaouen, quindi sto cogliendo anche l'occasione per provare il gimbal, l'RS3 mini, che poi uscirà un video apposta, cioè sulla mia esperienza d'uso, tutto qua. Ora siamo nel giardino della Kasbah di Chefchaouen e basta. È carina da vedere, da visitare un po' così, dedicategli mezza giornata, non di più. E semplicemente perché è tutta molto blu, abbastanza monotona, carina, giusto per farti qualche foto su Instagram e basta. Non c'è molto altro.
Ok, siamo arrivati alla cima del bastione, cioè siamo arrivati alla cima della torre. Carino, c'è un bel panorama. Questo dovrebbe essere una sorta di sito di informazione culturale per tutto il sistema del patrimonio culturale di Chefchaouen. Carino, buio, ma carino. Qui. Io non so niente. Sta roba cosa sia. Una sorta di museo. Piccolo, ma una sorta di museo. Il problema è che quelle scritte sono tutte o in francese o in arabo. E io non so né il francese né l'arabo. Quindi siamo tornati da Bimas. Così anche tu mangi la pasta. Questo è buono. Quello di ieri non era buono. Cos'è che... Ah, beh, ma tu ieri hai preso la roba piccante che hai No, sempre rispetto a questo. Ok, il tacos di ieri a pranzo. Lei couscous che è sempre una badilata. È tantissimo. E niente, si mangia. Ok, stiamo prendendo dei pensierini tipo l'olio d'argano. Samma se lo vuole comprare uno. Giulia. Ciao. Normal. No, per te prima prendilo. Prima prendo. Prima di farti la doccia. Ma sempre quello. Che un altro. È distrutto. Ok, funziona? Sì. Va bene. Sì. Samma, sei preoccupato per l'olio di argano? Ok, abbiamo fatto dei regalini, nulla di troppo particolare. Tipo, Qui mi hai visto un rossetto. io ho preso cose di olio di argan, delle spezie, eccetera. Altre spezie, no, ve le ho appena prese. E tu cos'è che hai preso, Samma? Il rossetto alle bambine. Che Samma ha preso, non so se si è sentito, ha preso... Fai vedere cosa hai preso? Pigmenti Pigmenti? per le bambine, il rossetto per le bambine. Per le sue nipotine. Un po' costruire per le bambine. Un pochino brutto. That's it. Ora andiamo a prendere i bagagli e si fa 3 ore di viaggio verso Fes. Eccoci qua, come al solito mi sono dimenticato di fare la conclusione per questo video a Chefchaouen. Il prossimo video che riguarderà il Marocco avremo come riferimento Fes, una città veramente molto particolare, molto grande. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, che avete visto qualcosa di nuovo. Se volete lasciare un like e iscrivervi al canale sicuramente mi darete fortissimo supporto. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!